buongiorno Daniele. Ciao Fabio, tutto bene? Tutto bene, grazie. Ti do il benvenuto in casa RockShox per la Coppa del Mondo in Val di Sole. È un piacere per me accoglierti e portarti a vedere qualche segreto. Quindi oggi ci farai scoprire RockShox in Coppa del Mondo. In Coppa del Mondo. Ok, raccontami un po' di questa struttura, che cos'è, da quando ci siete? RockShox è presente in Coppa del Mondo oramai dal 94, per cui sono più di 30 anni che appunto siamo presenti sui campi gara delle Coppe del Mondo Cross Country di H, e anche con SRAM dal 99, per cui un'esperienza pluridecennale. E ovviamente la struttura si è evoluta negli anni, abbiamo appunto un team di meccanici che possono assistere sia i partner che i corridori appunto che corrono come privateer. E se hai piacere ti porto a scoprire qualche piccolo segreto all'interno del perché team. no? Allora Fabio, cominciamo dalla prima area, l'area lounge, perché ovviamente oggi è giorno di gara, è sabato, ci sarà la gara di Coppa del Mondo di H, ma i ragazzi sono qua da tutta la settimana, per cui lavorano intensamente ma hanno anche bisogno dei giusti momenti di relax. Di riposo. Però vedo che sempre con un occhio alla situazione. Sempre con un occhio, da qua possono seguire ovviamente tutte le gare, abbiamo la macchina del caffè, imprescindibile. E appunto tutto ciò che serve anche per rilassarsi un attimo, comunque anche avere appuntamenti o con gli atleti stessi per discutere magari delle parti pre-gara o con i partner. Ok, e questo setup diciamo vale in tutta la Coppa del Mondo? Questo è il vale setup in tutta la tipo. Coppa del Mondo, anche Ok. perché ci sono dei giorni che sono ovviamente più intensi, che sono generalmente quelli pre-gara, dove gli atleti vengono per preparare le loro bici, mentre più si avvicina al momento della gara stessa i dettagli sono oramai quasi definiti. E dopo ci farai vedere per cui c'è un momento per che rilassarsi un attimino cosa di più. preparano e come siete organizzati per quello. Alla parte interna del track abbiamo invece una piccola area di commodity, quindi abbiamo una piccola cucina, dei piccoli spogliatoi dove i meccanici possono lasciare i loro effetti personali, mentre spostandoci appunto in quest'area, che è un po' l'area cuore di tutto lo stand, dove abbiamo i banchi d'officina. Ok. Abbiamo un team attualmente in Val di Sole di 7 meccanici, più un responsabile che appunto li gestisce. Generalmente ogni meccanico è in grado di fare tutto, però abbiamo un team che appunto più specializzato sulla parte di H e anche l'altro team che è più specializzato sulla parte cross country. Voi fate assistenza a tutti i factory team, cioè a tutti i team che sono sponsorizzati RockShox? Sì. Cioè quindi quelli ufficiali? Sì, ovviamente il focus è sui team ufficiali, quindi quelli ufficialmente sponsorizzati. In questo caso e in questo stand ci occupiamo principalmente di sospensioni, quindi revisioniamo ogni weekend di gara tutte le sospensioni di tutti i nostri atleti sponsorizzati. Per darti un'idea, appunto questo mercoledì, che è appunto i giorni generalmente dove si fanno appunto manutenzioni, i ragazzi hanno revisionato più di 40 sospensioni. Caspita. Per cui questa è la mole di lavoro generalmente che io so fare. E che differenza c'è tra quest'area esterna e quella che vedo all'interno? Allora, generalmente su questi banchi vengono fatte appunto le revisioni delle sospensioni. Ogni gara, ogni sospensione viene rivisitata completamente da zero, per cui viene rifatto il service 200 ore per così dire. Generalmente un service 200 ore, se si tratta solamente di normale manutenzione, non richiede di particolari strumenti o comunque attrezzi particolarmente complicati, per cui è possibile farla su questi banchi. Qualora ci siano delle sospensioni da sostituire qualcosa o da vedere qualcosa più nel dettaglio delle sospensioni, allora abbiamo appunto l'officina che c'è qua all'interno, dove sia a livello di ricambistica che di componenti che appunto di utensili è più attrezzata e più specifica. Ok, so che RockShox è anche black box. In Coppa del Mondo è anche un'occasione per testare prodotti nuovi o in fase di sviluppo che a volte vedranno la loro uscita sul mercato, a volte magari no, però appunto è anche un campo di test per prodotti non ancora appunto completamente finiti. Sia per quanto riguarda RockShox che per quanto riguarda SRAM abbiamo appunto un progetto che si chiama Black Box, che sono appunto tutti quei prodotti in fase di definizione che però hanno ancora bisogno del test del professionista, che è quindi quello che è in grado di portarli all'estremo. E all'interno di questo diciamo progetto Black Box quali sono gli atleti che scegliete per... cioè non necessariamente è l'atleta che è al vertice della classifica? No, esatto, generalmente si lavora più che altro con i team, ma a volte anche con l'atleta in particolare. Ci sono degli atleti più coinvolti all'interno dello sviluppo di un determinato prodotto, piuttosto che a volte magari è proprio tutto il team che viene coinvolto. In questo caso appunto riceveranno il componente in particolare da poter testare per i weekend di gara piuttosto che per un lungo periodo e fornire appunto eventuali feedback sia sul prodotto in sé, sia, visto che molti componenti ora hanno anche una base elettronica,
anche eventuali migliorie da portare sui vari firmware piuttosto che il modo in cui sono disegnati elettronicamente. Ok, allora Daniele ci siamo avvicinati proprio a un banco service di Coppa del Mondo. Esatto. Allora, prima abbiamo accennato al progetto Black Box, però c'è anche da dire che la maggior parte dei prodotti che utilizzano gli atleti sono prodotti di serie, insomma. Sì, assolutamente sì, appunto a parte il progetto Black Box che riguarda comunque dei prototipi che sono comunque temporanei in fase di test, tutto il resto che viene dato in mano agli atleti è qualcosa che è a disposizione anche del Quindi normale consumatore. la seed, la boxer che vengono utilizzate in Coppa sono quelle che noi troviamo in commercio. Sono quelle che ci sono in commercio, esattamente. Prima della stagione magari vengono provati alcuni setup particolari perché durante un weekend di gara non si ha la possibilità di provare l'infinità di tuning particolari, però ecco, tutto quello che utilizza un atleta può essere fatto anche dal rivenditore con al massimo un tuning particolare, ma non c'è nulla assolutamente che non sia anche a disposizione. Quindi questo è un banchetto di service en plein air. Esatto. E queste che sembrano dei limoni. Quelle sono fette di limone sottolineo, no, esatto. Sono delle spugnette appunto per quanto riguarda le sospensioni. Per il parapolvere e la quantità e come sono disposte fa già capire quale sia la mole di lavoro a cui vanno incontro diciamo i meccanici, con già tutto pronto. Esattamente, anche perché comunque le spugnette sono dei componenti che vanno sostituiti più spesso, soprattutto in condizioni come quelle di questi giorni, fa molto caldo e molto secco, per cui di polvere ce n'è tanta in giro e c'è assolutamente bisogno. Ok, ci spostiamo nella parte interna, direi. Volentieri. Entriamo nell'area appunto un po' più tecnica dell'officina. Come vedete ci sono un paio di meccanici che stanno al momento lavorando su, vedo appunto la Charger 3.1 e anche in quel caso sempre io là sospensioni. vedo una boxer che mi pare di riconoscere. Quella è una boxer che appartiene a un atleta che dovresti conoscere, ovviamente per eventuali nostri atleti che hanno avuto la fortuna e l'abilità di vincere Coppe del Mondo abbiamo delle livree particolari, in questo caso appunto. In questo caso è quella di Valiolo. Esatto. Ovviamente qua abbiamo, come ti dicevo prima, alcuni attrezzi particolari che vanno un po' più nel dettaglio delle lavorazioni dei vari componenti. Nei cassetti abbiamo sostanzialmente quasi ogni parte di ricambio che potrebbe essere utile in Coppa del Mondo, tutti etichettati in modo da poter riconoscere subito dove si trova ogni componente, perché comunque il tempo a disposizione conta e per cui riuscire a trovare subito l'accessorio desiderato Qua è importante. vedo questo particolare adesivo, tornando a quello che dicevamo prima. Questo è appunto uno dei componenti appunto che saranno sotto qua testa. dentro si sta molto bene perché c'è l'aria condizionata. In giorni come questi, esatto, lavorano in un'ottima condizione. Senti, volevo chiederti, ma questo track poi dove ha base, cioè dove ritorna? Sì, allora questo è il track europeo, quindi segue sostanzialmente tutte le prove di Coppa del Mondo cross country o downhill sul continente. Okay. Abbiamo un altro track molto simile che si occupa delle tappe americane e generalmente si occupa appunto che è in America e generalmente comunque segue appunto solo la parte cross country e downhill. Per le prove appunto di Enduro World Series abbiamo un altro tipo di mezzo leggermente più piccolo per essere più flessibili sempre sul A livello di atleti, come quantità di atleti team sponsorizzati in Enduro World Series e altre discipline forse sono meno? Abbiamo solamente 3 atleti che sono ufficialmente sponsorizzati, per cui sicuramente la voglia di lavoro è inferiore. Quindi c'ha anche questa motivazione? Sì, sicuramente, e resta il fatto che anche appunto nelle prove appunto di Enduro World Series cerchiamo laddove possibile di dare una mano anche ai privati che devono fare la gara, ma comunque non è la nostra priorità, il nostro focus è principalmente su chi è appunto direttamente sponsorizzato. Allora, anche diciamolo a livello commerciale, voglio dire, i prodotti che vengono utilizzati qua dentro, service, kit o quant'altro, assolutamente sono prodotti che io posso comprare. Assolutamente sì. Penso che per quanto riguarda l'universo RockShox una delle caratteristiche è quello che ogni componente è generalmente abbastanza facile da reperire ma anche da mantenere, per cui non ci sono particolari tipi di lamelle idrauliche piuttosto che parti pneumatiche completamente diverse rispetto a quelle che si trovano sul mercato. Sono, ripeto, prodotti che si possono trovare anche a stock e gli atleti riescono a regolarsi con i vari tuning proprio con quello che è offerto anche dal prodotto disponibile. Se ti posso chiedere questa cosa, quanto sono veloci questi meccanici rispetto all'utente
Tanto, diciamo. beh, ti posso raccontare un aneddoto, alcuni sono in azienda A veramente... questo punto volevo arrivare, sì. Alcuni sono in azienda da veramente molto tempo, addirittura prima che RockShox fosse acquistata da SRAM, e sulle sospensioni sanno veramente tutto a memoria. Addirittura abbiamo dei colleghi nella nostra sede centrale di Schweinfurt in Germania che si cimentano in competizioni fra di loro, come ad esempio riuscire a riassemblare un ammortizzatore con l'ammortizzatore dietro la schiena, per cui per darti l'idea di come abbiano conoscenza approfondita del prodotto. E come ti dicevo prima, soprattutto loro 7 che in questo momento si stanno occupando dei campi di gara, al momento si occupano praticamente al 99% di sospensioni, per cui la velocità appunto con cui riescono a mantenerle. Parlando ovviamente di sospensioni, quindi sia atleti di cross country che atleti di H, quanto è importante il feedback per RockShox? Tantissimo. Uno dei motivi principali è appunto il programma Black Box, sia perché riescono a mettere sotto stress appunto il componente più di ogni utente sia in grado di fare, quindi sia per la resistenza e la performance del componente stesso, ma anche proprio per il feeling di guida che poi riesce a dare il componente. In buona sostanza diciamo che una run su una track di cross country o di downhill qua in Val di Sole equivale forse a una stagione di un utente normale. Probabilmente sì, anche perché gli atleti riescono veramente a spingere all'estremo le capacità del componente, quindi riescono anche a dare il feedback su magari il comportamento marginale che ha quel componente stesso, per cui il loro feedback è veramente importante da questo punto di vista. Abbiamo visto Valiol e ho visto un dialogo particolare con un meccanico che tu mi dicevi in forza RockShox, ma che fino a 2 anni fa era il meccanico personale di Valiol. Adesso alle nostre spalle c'è un altro grandissimo personaggio che è Troy Brosnan. Questo mi pone l'occasione per chiederti un po' anche com'è la divisione tra meccanici XC e DH. Sì. E se c'è qualche meccanico che è referente particolare di qualche atleta. Sì, come ti ho detto prima, in generale i meccanici sanno fare tutto, però hanno anche delle specializzazioni particolari, per cui a livello un po' più alto sono divisi fra parte cross country e parte DH, e anche all'interno di questa divisione poi ci sono alcuni meccanici che sono referenti o per un particolare atleta o per un team particolare. Qua appunto abbiamo Maxim che in generale è referente per il team Decathlon, abbiamo i referenti per il team Specialized, abbiamo i referenti per il team Canyon, per cui nel caso che spiegavi prima appunto abbiamo addirittura un meccanico che è il principale referente di un atleta sola. Questo in generale magari quando è un atleta particolarmente importante, perché comunque ha conoscenza appunto del particolare setting o tuning della bicicletta in oggetto, e soprattutto come magari oggi, visto che ieri ha piovuto e le condizioni sono cambiate rispetto alle prove, sanno immediatamente quale magari altra soluzione attuare per le condizioni che sono cambiate all'ultimo Ovviamente momento. la conoscenza la fa da padrone, la conoscenza dell'atleta la fa da padrone. Esattamente. Allora Daniele, siamo giunti alla conclusione di questa giornata di Coppa del Mondo, abbiamo conosciuto tanti atleti, abbiamo visto la gara di downhill, a tal proposito anche in Val di Sole si è imposto Goldstone tra l'elite maschile, quindi ulteriore conferma dell'ottimo stato di forma. Io ringrazio te, ringrazio SRAM per l'ospitalità. Grazie a voi per tutte le nozioni tecniche che ci avete dato, che sicuramente arricchiscono noi come chi ci sta guardando. Grazie a te per l'interesse e per la passione, ed è stato un piacere accogliervi. Ciao, se vi è piaciuto questo video lasciate un like qui sotto. Ciao.